Gerone, il tiranno di Siracusa, ha ordinato al suo orafo di fiducia una corona tutta d'oro. Ma adesso che è pronta teme un inganno. È certo un capolavoro, ma sarà veramente d'oro zecchino? Il dubbio è che sia fatta di una lega meno preziosa, d'oro e d'argento. Ma come stabilirlo? Purtroppo la corona è stata consacrata e non può essere fusa. Gerone allora chiede consiglio al più brillante scienziato del tempo, Archimede. È da questo racconto di Plutarco che nasce quell'esclamazione tanto famosa, Eureka, che ancora oggi usiamo per celebrare una scoperta ingegnosa, frutto di immensa fatica. Ma in che modo è nata questa parola? E perché? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Archimede studia il problema a lungo, ma questa volta non sa che pesci prendere. Come si fa a capire di che materia è fatto un oggetto senza guardarci dentro? Esausto si concede un bagno in una tinozza piena d'acqua e allora capisce tutto. Plutarco racconta che Archimede, preso dall'eccitazione per aver finalmente trovato la soluzione a un problema tanto complesso, uscì trionfante per le strade di Siracusa, tutto nudo, gridando Eureka, Eureka. Ma che cosa stava dicendo Archimede e che cosa aveva intuito di tanto importante? Scopriamolo insieme. Eureka è il perfetto dell'antico verbo greco eurisco, che significa trovare, scoprire alla prima persona. Significa quindi ho trovato, ho scoperto. Archimede aveva infatti appena constatato che un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del volume di fluido spostato, il famoso principio che porta ancora oggi il suo nome. Ma come fece a svelare l'inganno dell'orafo? Archimede si era appena reso conto di qualcosa di straordinario. Come misurare il volume di un solido di forma complicata come il corpo umano o una corona, senza calcolarlo effettivamente. Bastava misurare l'equivalente quantità di acqua che fuoriusciva da una vasca dopo averlo immerso. Se quello che sto raccontando ti sembra interessante e non l'hai mai sentito prima, allora dai, lascia un commento qui sotto, condividi e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato. Archimede quindi pose su un piatto di una bilancia la corona e oro puro di pari peso sull'altro in modo da ottenere un equilibrio perfetto. Poi immerse l'oro puro in una vasca colma d'acqua e subito dopo la corona. Dovete sapere che l'argento è più leggero dell'oro. A parità di peso deve per forza avere un volume maggiore. Immerso sposta più acqua e riceve una spinta verso l'alto maggiore dell'oro. Ebbene, la corona fece fuoriuscire dalla vasca molta più acqua che l'oro. Pur possedendo lo stesso peso dell'oro zecchino, risultò avere un volume maggiore. Per sfortuna dell'orafo, Archimede dimostrò in modo semplice e intuitivo che dentro la corona c'era proprio dell'argento, come aveva immaginato Gerone. Ma secondo voi perché oggi pronunciamo la parola eureka e eureka? Questo accade perché l'italiano segue le regole della lingua latina, che vogliono l'accento sulla penultima sillaba se la vocale è lunga. Se ci trovassimo dunque immersi in una vasca, angosciati da problemi senza via d'uscita, perché non aggrapparsi all'etimologia della parola eureka, che frutto di una intuizione tanto geniale, ancora oggi potrebbe suggerirci la brillante soluzione che da tempo aspettiamo, facendo attenzione però a non uscire nudi per le vie del centro, gridando eureka, eureka a perdifiato.